questo preciso istante c'è un mostro invisibile seduto sulle tue spalle. Non lo vedi, non lo senti, ma lui è lì. Sta premendo contro ogni centimetro della tua pelle con una forza brutale. Immagina di avere una macchina utilitaria in equilibrio sulla testa. Ecco quanto pesa la colonna d'aria sopra di te. 10.000 kg per metro quadro. Ti hanno insegnato che l'aria è leggera. Ti hanno mentito. L'aria è un oceano pesante e noi siamo i granchi che vivono sul fondale. Muovi la mano davanti al viso. Sembra non ci sia nulla, vero? Sbagliato. In quel semplice gesto hai appena spostato miliardi di molecole. Azoto, ossigeno, argon. Se potessimo accendere la vista quantistica, non vedresti il vuoto. Vedresti una zuppa densa, caotica e violenta. Particelle che sbattono l'una contro l'altra alla velocità di un proiettile di fucile. 500 metri al secondo. Non vivi nel vuoto. Vivi in un fluido ad alta pressione. Prendiamo un cubo di spazio vuoto, 1 metro per 1 metro. Sembra innocuo, ma dentro quel cubo la danza è frenetica. Ci sono 25 milioni di miliardi di molecole. Se ogni molecola fosse un granello di sabbia, quel cubo riempirebbe una spiaggia larga chilometri. Questa densità è l'unica cosa che ti tiene in vita. Senza questa pressione che spinge da fuori verso dentro, i tuoi fluidi corporei bollirebbero all'istante. Il tuo sangue diventerebbe vapore. L'aria non ti schiaccia. L'aria ti tiene insieme. Ora guarda più in grande, molto più in grande. La Terra. Vista dallo spazio, l'atmosfera sembra una vernice sottile. Se la Terra fosse una mela, l'aria che respiriamo sarebbe più sottile della buccia. È una striscia di azzurro elettrico, fragile, sospesa contro l'infinito nero del cosmo. Eppure, in quella pellicola sottile c'è tutta la storia della vita. Ogni respiro mai fatto, ogni parola mai detta, ogni tempesta mai scatenata. Tutto è intrappolato lì dentro. Non c'è via d'uscita. Ma cosa succede quando sali? Quando scappi dalla pressione? A 10.000 metri, l'aria è così rarefatta che il tuo cervello inizierebbe a spegnersi in pochi minuti. A 30 chilometri il sangue bolle. A 100 chilometri il cielo diventa nero anche a mezzogiorno. L'oceano d'aria ha una superficie. E noi siamo creature abissali che non possono sopravvivere se emergono troppo velocemente. Cosa stai respirando, davvero? Fai un respiro profondo. Il 78% di quello che è entrato nei tuoi polmoni è azoto. Inerte. Noioso. Non fa nulla. Entra, fa un giro ed esce. È solo zavorra. Ma è una zavorra fondamentale. Senza di lui, l'ossigeno brucerebbe tutto. Una singola scintilla trasformerebbe le foreste in cenere in un secondo. L'azoto è il guardiano silenzioso che impedisce al mondo di prendere fuoco. Poi c'è lui, il 21%, l'ossigeno, la droga più potente dell'universo. È altamente reattivo, violento, disperato di legarsi a qualcosa. Quando entra nel tuo sangue, è come benzina su un fuoco. Le tue cellule lo afferrano e lo usano per bruciare il cibo, creando esplosioni controllate di energia. Sei letteralmente un motore a combustione lenta. Il calore che senti sulla pelle è il fuoco dell'ossigeno che brucia dentro di te. Ma c'è un terzo giocatore, l'argon, l'1%. E qui la storia diventa incredibile. L'argon non reagisce con nulla. Mai. Entra ed esce, immutato, da miliardi di anni. Questo significa una cosa sconvolgente. Nel tuo prossimo respiro, statisticamente, ci saranno molecole di argon che sono state nei polmoni di Giulio Cesare mentre veniva pugnalato, o nei polmoni di un T-Rex mentre ruggiva, o nel primo essere umano che ha guardato le stelle. Stiamo respirando la storia. L'aria è un archivio eterno. Guarda i tuoi polmoni. Se togliessimo tutta la carne e lasciassimo solo le vie aeree,
vedresti 2 alberi rovesciati, tronco, rami, ramoscelli, e alla fine di ogni ramo ci sono grappoli microscopici, gli alveoli. Se li stendessimo tutti su un piano, coprirebbero un intero campo da tennis. Hai un campo da tennis ripiegato nel petto. È qui che avviene la magia. Il confine sottile dove l'aria diventa te, dove il gas diventa vita. Ma l'ossigeno non c'è sempre stato. 2 miliardi di anni fa la Terra era tossica, irrespirabile. Poi qualcosa è cambiato. Batteri minuscoli, cianobatteri, hanno imparato un trucco: mangiare la luce solare e scartare ossigeno. Hanno inquinato il mondo con la vita. Hanno riempito l'atmosfera. Hanno creato lo scudo di ozono. Senza quei piccoli operai invisibili, il cielo non sarebbe blu, sarebbe arancione e noi non esisteremmo. Ogni respiro che fai è un regalo di batteri vissuti eoni fa. Lo spazio non è vuoto, è pieno di proiettili. Il sole ci bombarda costantemente con radiazioni letali e vento solare. Particelle cariche che viaggiano a milioni di chilometri orari. Se toccassero terra, sterilizzerebbero tutto. Ma il nostro oceano d'aria, insieme al campo magnetico, combatte per noi. Quando vedi l'aurora boreale, non stai guardando solo luci carine. Stai guardando una battaglia mortale. L'aria si sacrifica, assorbendo i colpi per proteggerti. Cosa succede se lo scudo cade? Guarda Marte. Un tempo aveva oceani, aveva fiumi, aveva aria. Poi il suo nucleo si è spento, il campo magnetico è crollato e il vento solare ha strappato via l'atmosfera, atomo dopo atomo, disperdendola nello spazio. Oggi Marte è un deserto congelato soffocato dal vuoto. È il cadavere di un pianeta che ha smesso di respirare. La Terra è l'eccezione fortunata. Ogni giorno tonnellate di roccia spaziale cadono sulla Terra. Dovremmo essere crivellati come la Luna. Invece non succede nulla. Perché? Perché l'aria diventa un muro. A quelle velocità l'attrito è così violento che la roccia si vaporizza in un lampo di luce. L'atmosfera è un giubbotto antiproiettile gassoso che incenerisce i proiettili prima che possano toccarti. Senza questa coperta d'aria, la Terra sarebbe un inferno di ghiaccio e fuoco. Di giorno, il sole brucierebbe la pelle a 120 gradi. Di notte, il calore scapperebbe via istantaneamente, facendoci piombare a -100. L'aria cattura il calore, lo distribuisce, lo culla, rende il pianeta abitabile. È il termostato più complesso e perfetto mai esistito. Ma attenzione, l'equilibrio è fragile. Se aggiungiamo troppa coperta, soffochiamo. Venere ha un'atmosfera 90 volte più densa della nostra, fatta di acido e CO2. Lì la pressione stritolerebbe un sottomarino e la temperatura scioglie il piombo. Basta cambiare leggermente la ricetta dell'aria e il paradiso diventa un forno. Stiamo giocando con il termostato e non abbiamo il libretto di istruzioni. Alla fine, l'aria è l'unica cosa che condividiamo veramente. Non puoi recintarla, non puoi possederla. Il respiro che fai ora è stato dall'altra parte del mondo 2 settimane fa. È stato dentro una foresta amazzonica. È stato dentro un'aquila. È stato dentro il tuo nemico. Siamo tutti collegati da questo fluido invisibile. Siamo organi separati di un unico, gigantesco corpo che respira. La prossima volta che ti senti solo, fai un respiro profondo. Sentilo riempire il tuo petto. Ricorda il peso dell'oceano sopra di te. Ricorda la storia che stai inalando. E ricorda che, finché respiri, sei connesso a tutto ciò che è mai esistito su questo piccolo pianeta blu. Io sono Renderium. E questa è l'aria che ci tiene in vita. Iscriviti per continuare a esplorare l'invisibile.